Il progressive rock è un universo musicale vastissimo, affascinante, a volte anche complesso, ma pieno di capolavori che hanno segnato la storia della musica. Ma quali sono i dischi che davvero non possono mancare nella collezione di un appassionato? Quelli che definiscono il genere, che rappresentano le vette creative e l'innovazione. Se state cercando di costruire la vostra collezione prog definitiva o semplicemente volete essere sicuri di aver ascoltato i pilastri fondamentali, questo video è per voi. Ok, mettiamo subito le cose in chiaro per andare d'accordo. Stilare una lista di imperdibili è sempre un'impresa ardua quanto soggettiva, perché il prog, come altri generi, è pieno zeppo di album straordinari, quindi questa non è la classifica definitiva scolpita nella pietra, ma è la mia selezione ragionata dei 10 dischi, più uno bonus, che ritengo imprescindibili. Quelli che per motivi diversi, innovazione, qualità compositiva, influenza, considero dei veri e propri punti fermi del genere nel suo periodo d'oro. Questo è importante. Non è solo una questione di gusto personale, che comunque influisce, ma è soprattutto un tentativo di identificare le opere che hanno davvero plasmato il progressive rock. Che spettacolo! Iniziamo proprio con l'album che ha fatto esplodere il Big Bang del prog. Nel 1969, In the Court of the Crimson King spazza via gli stilemi rock dell'epoca, introducendo un livello di complessità, oscurità e sperimentazione sonora senza precedenti. La furia quasi free jazz, incastonata nella potenza rock di 21st Century Schizoid Man, l'uso rivoluzionario del mellotron, che dipinge scenari epici e inquietanti in Epitaph e nella title track, la bellezza pastorale e malinconica di I Talk to the Wind. Ogni brano è un mondo a sé, ma insieme contribuiscono a creare un'opera coesa e potentissima, straordinaria. Ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo e per questo rappresenta il punto di partenza imprescindibile per chiunque voglia capire il DNA del prog. La copertina di Barry Goldberg è leggenda, non solo per l'impatto visivo, ma anche perché è il suo unico lavoro come illustratore. Morirà l'anno successivo a soli 24 anni. Gli originali dei suoi dipinti sono gelosamente custoditi da Robert Fripp. Anche per questo la versione in vinile ha un fascino particolare. Guardate qua che differenza. E a proposito di vinile, le prime stampe inglesi o americane costano un botto. Le ristampe su etichetta EG o le più recenti della DGM, spesso curate e rimasterizzate da Robert Fripp stesso, come questa che ho io in doppio vinile, sono ottime e molto più accessibili. Se i King Crimson hanno aperto le porte oscure, gli Yes hanno spalancato quelle della luce cosmica e del virtuosismo trascendente. Close to the Edge è l'apoteosi del prog sinfonico, un monumento sonoro di complessità e bellezza. 3 sole tracce con la title track che occupa un'intera facciata, la prima ovviamente suddivisa in vari movimenti e sono costruite come vere e proprie cattedrali sonore. L'affiatamento tra i musicisti è roba da circoletto rosso, come avrebbe detto il buon Rino Tommasi, con le linee di basso intricate e melodiche di Chris Squire che incontrano le architetture tastieristiche sognanti di Rick Wakeman, e poi c'è la chitarra funambolica e cangiante di Steve Howe, la batteria potente e fantasiosa di Bill Bruford, il tutto sublimato dalle liriche mistiche e dalla voce eterea di John Anderson. Richiede un ascolto attento questo album, ma ripaga con momenti di pura estasi. Close to the Edge rappresenta il vertice assoluto del prog sinfonico, essenziale per capirne la portata e l'ambizione. La copertina, scolpita nella memoria di molti progster per questo gradiente di verde, è opera di Roger Dean. Le ristampe curate da Steven Wilson sono egregie per pulizia e dettaglio, e anche le ristampe standard recenti sono solitamente buone. Chiaramente il fascino di una prima stampa è imbattibile, come per tutti gli album presenti in questo video.
alziamo le mani, ma a livello di pura resa audio, che piacciono o meno, le ristampe sono spesso superiori. I Genesis dell'era Peter Gabriel hanno rappresentato l'anima più narrativa, teatrale e squisitamente british del progressive. Selling England by the Pound è per molti, me compreso, il loro apice, e questo per via del magico equilibrio tra complessità strumentale e accessibilità, tra atmosfere pastorali e momenti di grande potenza. Brani come Dancing with the Moonlight Night o Firth of Fifth, con quel leggendario assolo di chitarra di Steve Hackett, sono esempi perfetti di scrittura prog, ricchi di cambi di tempo e dinamica, però sempre guidati da un forte senso melodico. La voce e i testi evocativi di Gabriel aggiungono poi un elemento teatrale unico. È l'album che dimostra come il prog possa essere allo stesso tempo intellettuale, emozionante e capace di creare mondi fantastici. È un capolavoro di scrittura e atmosfera fondamentale per il lato più lirico del genere. Le ristampe recenti in vinile sono molto buone, quella che ho io è del 2008 e quindi non raggiunge i livelli di quelle viste fino ad ora. In questo caso, per questo album, se troviamo una prima stampa ad un buon prezzo, l'investimento può avere senso, e parlo anche per il sottoscritto. Quando la troverò sicuramente la farò mia, ma se avessi il portafoglio a fisarmonica acquisterei tutte le prime stampe di questi album. Io in genere cerco di coniugare costo-beneficio, ok? Qualità-prezzo. Pink Floyd, li conosciamo tutti, spesso partendo dal monumento che è The Dark Side of the Moon, e di cui vi ho raccontato la storia proprio qualche giorno fa. Un capolavoro assoluto, senza dubbio, ma seguendo una logica simile a quella che vedremo tra poco, per questa lista dedicata al cuore del progressive rock ho scelto Wish You Were Here. Perché? Perché pur amando Darkside, e ovviamente ne avete avuto la riprova, è qui che ritrovo più chiaramente certe strutture tipiche del prog classico, le lunghissime suite strumentali che aprono e chiudono l'album, quindi Shine On You, Crazy Diamond. C'è un concept coeso e toccante sull'assenza, un'atmosfera più dilatata e malinconica, un'esperienza più emotiva che tecnica, un viaggio nello spazio sonoro creato dalla chitarra di David Gilmour e dalle tastiere di Richard Wright. Questo disco mi ha insegnato che il prog può essere anche atmosfera, emozione pura, non solo virtuosismo sfrenato. E vuoi per il costo spropositato di una prima stampa messa bene, vuoi perché la ristampa recente curata da James Guthrie è eccellente, consiglio ad occhi chiusi quest'ultimo. E qui c'è un'altra scelta che potrebbe far discutere, perché molti si aspetterebbero il leggendario Aqualung del 1971 dei Jethro Tull, naturalmente, che è un capolavoro fondamentale, intendiamoci, con cui tanti hanno scoperto questa band incredibile e hanno scoperto il rock complesso. Ma, come dicevo prima, se parliamo di progressive rock nella sua essenza più pura e strutturalmente ambiziosa, per me la scelta ricade su Thick as a Brick. Questo è il concept album della band di Ian Anderson, composto da un'unica incredibile suite di 43 minuti. Partendo dalla geniale copertina a mo' di giornale, qui c'è l'audacia prog allo stato puro. Virtuosismo, cambi di tempo e atmosfera continui, temi che si evolvono, folk, rock, classica e jazz, fusi tutti insieme. È complesso, richiede attenzione, ma ripaga con gli interessi. Per questo, pur riconoscendo la grandezza di Aqualung, scelgo Thick as a Brick come rappresentante del genio specificatamente progressivo dei Jethro Tull per questa lista dei miei imperdibili. Per quanto riguarda la copia in vinile, le edizioni UK con l'inserto completo del giornale St. Cleeve Chronicle sono una chicca da collezione, e complimenti a chi ne è in possesso. Tenendo conto che il remix stereo del 2012 curato da Steven Wilson è considerato da molti, me compreso, questa è la copia, superbo per dettaglio e carezza, il mio consiglio pratico si sposta sulla ristampa che ho anche io.
Se il prog è anche eccesso, magniloquenza e virtuosismo strumentale portato a livelli quasi sovrumani, allora Emerson, Lake e Palmer ne sono i campioni indiscussi e Brain Salad Surgery è il loro lascito definitivo. Già dalla copertina biomeccanica e inquietante di Giger, esattamente quello di Alien, si capisce che qui non si scherza. Dentro è un tripudio sonoro dominato dalle tastiere pirotecniche di Keith Emerson tra Moog, Hammond e pianoforte usati con l'attitudine tipica degli infoiati. Tastiere che sono sostenute dalla batteria potente e incredibilmente tecnica di Carl Palmer e dalla voce epica e dal basso solido di Greg Lake. La suite monumentale Carn Evil 9 è l'apoteosi del loro stile, che unisce rock, classica e jazz in un frullatore sonoro che spinge al massimo la tecnologia dell'epoca. Forse a tratti è un po' kitsch, ma tecnicamente sbalorditivo e pieno di idee. È essenziale per capire l'anima più barocca, tecnologica e spettacolare del progressive rock. Allora, la prima stampa Manticore ha sempre il suo perché, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, ma esistono buone ristampe, tra cui questa rimasterizzata del 2016. Anche in questo caso, come vi ho detto per i King Crimson, l'edizione in vinile ha particolare valore e particolare significato rispetto a qualsiasi altro formato. Poi l'importante, come vi dico sempre, è la musica che è contenuta, però anche il contenitore a volte ha il suo perché. E questo album in vinile spettacolare. I Gentle Giant sono la band per chi cerca la complessità fatta arte, il lato più intellettuale e musicalmente avventuroso del prog. Octopus è forse il loro lavoro più celebre e un punto d'ingresso ideale alla loro musica così unica. La loro cifra stilistica è un intreccio incredibile di linee strumentali e vocali con influenze che spaziano dal rock al jazz, dalla musica medievale a quella rinascimentale. Ci sono cambi di tempo imprevedibili, contrappunti vocali che sembrano musica da camera impazzita e ancora poliritmie e l'uso magistrale di una vastissima gamma di strumenti. Violino, violoncello, tromba, vibrafono, oltre ai classici strumenti del rock suonati da tutti i membri. Brani come The Advent of Panurge o Knots sono esempi perfetti della loro genialità. Non è musica facile, ma è incredibilmente gratificante per chi ama le sfide sonore. Un capolavoro di perizia tecnica e originalità stilistica, imprescindibile per gli amanti del prog più ricercato. Per quanto riguarda la stampa in vinile, la prima stampa UK costa una sassata, meglio orientarsi sulla ristampa Alucard del 2015, questa qui che ho io, con il remix del solito e solido Steven Wilson. Per comprendere a fondo la ricchezza del prog inglese è fondamentale esplorare la fertile e unica scena di Canterbury. E In the Land of Grey and Pink dei Caravan ne è forse il manifesto più amato e iconico. Mentre altre band legate a quella scena come gli eccellenti Camel si concentravano magari di più sulla pura melodia strumentale, i Caravan catturano qui dentro l'essenza più specifica, quasi favolistica e jazzata di Canterbury. L'organo di David Sinclair e i fiati di Jimmy Hastings creano melodie calde e avvolgenti. E poi c'è la lunga suite Nine Feet Underground, che è un viaggio fantastico, elegante e pieno di fascino. È essenziale per comprendere e amare il sound unico e originale di Canterbury. La prima stampa Deram, quella UK, o London in America hanno sicuramente più fascino, ma la recente ristampa rimasterizzata su doppio vinile pink suona da paura e ha anche delle tracce bonus. I Van der Graaf Generator rappresentano l'anima più tormentata, drammatica ed esistenzialista del progressive rock, lontano anni luce dalle atmosfere fantasy o cosmiche di altre band. Pound Hearts è il loro capolavoro più radicale e potente,
avvicinatevi se siete pronti ad un viaggio intenso e oscuro. Il sound è unico, quasi privo di chitarra solista, è dominato dall'organo liturgico e spesso dissonante di Hugh Benton, dai sassofoni abrasivi e free di David Jackson e soprattutto dalla voce incredibile di Peter Hamill, una voce teatrale, sofferente, capace di sussurri angosciati così come di urla laceranti, che declama testi profondi e inquietanti. La lunga suite A Plague of Lighthouse Keepers, che occupa quasi tutta la seconda facciata, è un'esperienza quasi psicotica, un capolavoro di tensione e sperimentazione. È un album complesso, ma fondamentale per capire le potenzialità espressive più estreme e introspettive del genere. Un must per chi non ha paura delle emozioni forti. La recente ristampa rimasterizzata, quella che ho io, che è riconoscibile da questo adesivo, è ottima e costa il giusto. In chiusura abbiamo un album che ha definito un genere e ha lanciato una leggenda, 2112 dei Rush. Questo disco è il manifesto dell'hard prog, quel punto d'incontro perfetto tra la potenza viscerale dell'hard rock e l'ambizione intellettuale del progressive. La suite omonima di 20 minuti che occupa l'intera prima facciata è un capolavoro assoluto, un concept fantascientifico musicato con riff taglienti, sezioni ritmiche complesse e il virtuosismo sbalorditivo del power trio con una batteria al limite del disumano, quella di Neil Peart. Ha dimostrato che si poteva essere potenti, questo disco, accessibili e complessi, conquistando un pubblico vastissimo senza compromessi. È un album che ha influenzato generazioni di musicisti hard rock, heavy metal e prog metal. Insomma, è un classico immortale, imprescindibile per capire la forza e l'intelligenza del prog più energico. Per quanto riguarda la stampa in vinile, quelle originali Mercury sono molto ricercate, ovviamente. Le ristampe successive, specialmente quelle rimasterizzate per gli anniversari, suonano generalmente molto bene e potenti. La mia è un'umilissima ristampa Hard and Heavy di De Agostini e sì, suona da paura. E alla fine il disco bonus, eccolo qua, Tubular Bells di Mike Oldfield, ma l'avete sicuramente riconosciuto senza che io vi dica il titolo. È un universo a sé, un fenomeno culturale planetario, complice anche il fatto che il brano sia presente nella colonna sonora dell'Esorcista, ma è un disco che è fortemente connaturato di spirito progressive. Questa è l'opera monumentale di un singolo musicista, il giovanissimo Mike Oldfield, che ha suonato quasi tutti gli strumenti in una complessa trama di sovraincisioni. Ci sono 2 lunghe suite strumentali che esplorano un'infinità di temi melodici, ritmi e timbri, fondendo rock, folk, musica minimalista ed elettronica in un modo talmente inedito per l'epoca che rappresenta veramente un unicum, un'opera straordinaria, ambiziosa e innovativa e incredibilmente originale. Perché allora come bonus, proprio per la sua natura unica di opera solista e quasi autarchica, che la distingue dalle dinamiche delle band protagoniste della lista principale. Ma la sua importanza storica, il suo successo e la sua genialità compositiva lo rendono un ascolto assolutamente essenziale e un'icona imprescindibile della musica del Novecento. Visto che è un disco che ha venduto una quantità incredibile di copie, ha senso andare alla ricerca di una prima stampa che può avere un prezzo più accessibile. Quella che ho io, in attesa della prima stampa, è la versione su doppio vinile rimasterizzato con la tecnica dell'Half Speed Mastering agli Abbey Road Studios. Eccoli qua i miei tesori e la mia personalissima selezione dei 10 dischi progressive rock più uno che ritengo assolutamente
imperdibili, opere fondamentali che per motivi diversi naturalmente hanno definito il genere, ne rappresentano le vette creative o ne incarnano le diverse anime. Dal Big Bang dei King Crimson alla potenza dei Rush, dalla maestosità degli Yes alla complessità dei Gentle Giant, passando per l'unicità del Canterbury Sound con il Caravan fino all'icona Oldfield. Ovviamente questa è solo una selezione, il mondo del prog è un oceano sconfinato di capolavori. Ebbene, spero che questo video possa essere uno spunto utile, magari per riscoprire qualche classico o per completare la vostra collezione ideale di pietre miliari del progressive rock. E ora ovviamente la palla passa a voi. Questa è la mia lista di imperdibili, ma sono molto curioso di conoscere la vostra. Quali sono secondo voi i dischi progressive rock che mancano assolutamente in questo video? Quali sono insomma i 10 album che devono far parte di una collezione prog che si rispetti? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché il dibattito sul prog è sempre affascinante come è la musica prog. Se volete che questo diventi un format ricorrente, magari con un altro genere, commentate o iniziate il commento con hashtag 10 dischi. Io ho già in mente quale potrebbe essere la prossima puntata, però fatemi sapere se vi garba quest'idea. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, che è fondamentale per supportare il canale, iscrivetevi per non perdere i prossimi video e attivate la campanellina naturalmente da suonare in modo progressivo. A presto e buoni ascolti. E io oggi mi voglio ascoltare qualcosa di bello massiccio. Questo tutto.